Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, benvenuti, sono qui ospite di Synth Cloud e di Daniele Manfredi che ha qui un RD1000 e che mi ha dato l'opportunità di farvelo ascoltare. Io ho un ricordo chiaramente dell'RD1000, ero un ragazzino, e era il piano che usavano, diciamo, i grandi, nel senso che era utilizzato da Elton John, ma in Italia da Lucio Dalla prima di tutto. E quindi così nell'immaginario collettivo era il nuovo piano, insomma, quando uscì venne messo appunto nelle mani di questi grandi autori e cantautori e quindi era un po' il pianoforte con cui si accompagnava, no? Elton John, quindi insomma meglio di così, non so come dire, no? Oppure Dalla, anche lì meglio di così, quindi insomma stiamo parlando di un piano di grande successo che fece un po' da spartiacque fra quello che era la vecchia generazione, quindi gli elettromeccanici e in particolare nel caso del pianoforte lo Yamaha CP70 e CP80, che erano con le corde, erano strumenti diciamo elettromeccanici che avevano una natura più acustica ed elettronica insieme. Qui eravamo già nel mondo, diciamo, della riproduzione digitale del pianoforte, però con un nuovo approccio che era quello dell'SA, della sintesi SA. Era stata percepita come una specie di rivoluzione perché tentava realmente di riprodurre quello che era il suono di un pianoforte. Soprattutto se si cambia preset. E poi chiaramente adesso non sto editando in nessun modo, non sto intervenendo in nessun modo sui suoni, ci sono tutte varie possibilità di utilizzo. Comunque insomma questa era la sensazione, che ci fosse qualcosa di pianistico dentro, no? E poi la tastiera in legno, coi tasti in legno, che ancora oggi regge perché era fatta veramente in modo serio, regge e soprattutto la dinamica pressoché infinita. Si ha un po' la sensazione che sia oggi con i modelli fisici, no? Quello di un numero infinito di possibilità, un po' come nella realtà. Era, diciamo così, un nuovo sistema di creare un suono che somigliasse al pianoforte. Come sempre capita, e come spesso dico quando faccio queste recensioni di strumenti dell'epoca, qui siamo nell'86, lo sviluppo di questi strumenti ha avuto uno scontro anche con la discografia, con il live, con i concerti dell'epoca gigantesco, perché queste erano davvero novità che davano un contributo sonoro nuovo a quello che stava accadendo in quel momento. Chiaramente diciamo che per la natura di questo suono si tendeva in qualche modo a unirlo a qualcos'altro, a farlo diventare più liquido, più morbido, magari col chorus. Infatti nella maggior parte dei casi lo si sentiva in questa veste, no? Dove come spesso capita con questi strumenti, si sente molto bene il contesto armonico nel quale si è, no? Soprattutto quando poi appunto ci si aiuta con il chorus, che magari nasconde un pochino il suono crudo che può essere oggigiorno, chiaramente soprattutto oggigiorno può risultare un po' così.
po' vecchio, no? Alle nostre orecchie, però con il chorus e poi chiaramente con tutte le opportunità di editing del chorus e di qualsiasi altra cosa. Possiamo chiaramente, in maniera anche abbastanza semplice, muoverci all'interno di questi parametri, come nel caso del chorus, per esempio, scegliere la funzione sulla quale vogliamo intervenire e poi, in modo molto semplice, appunto aggiustare un po' le cose come ci va che siano, diciamo. E per esempio qui la profondità del chorus, poi c'è il tremolo che è molto bello su quelli che dovrebbero essere dei piani elettrici poi alla fine, no? E comunque tornando ai suoni, diciamo che questo è il pianoforte numero 1 con il chorus. Questo è il 2. Anche qui se mettiamo un po' di chorus. Anche questa parte in alto e soprattutto qui. Questo è un suono che è stato utilizzato tantissimo, il numero 3. È tutto molto brillante, molto acceso, diciamo così, ed è un po' il bello. Poi diciamo che, allora, tornando all'inizio, senza chorus, senza niente. Questa possibilità dinamica così ampia ci fa sentire di fronte a uno strumento molto vicino a quelli acustici. Ecco, diciamo che chiaramente poi il risultato sonoro vi posso garantire che prende senso nel momento in cui lo si suona da un PA, lo si fa uscire in uno stadio, voglio dire, allora a quel punto lì, in un teatro, a quel punto lì, questa cosa che può sembrare così in cuffia un po', diciamo, ingenua, non so come dire, parlavo di questa caratteristica ingenua nel senso sentita adesso fa questo effetto, ma vi garantisco mettendoci le mani, sentendolo uscire da un monitor o da delle casse e soprattutto considerando il mobile e la verosimiglianza di questi tasti che sono bellissimi, veramente. Anche come tastiera MIDI questa sarebbe bellissima, già di per sé. Controller, no? La dinamica è precisa e giusta, risulta molto simile a quella di un pianoforte. Chiaramente il suono è questo. Poi, ripeto, andiamo avanti con i suoni e ci troviamo di fronte vabbè, insomma, le cose classiche che si mettevano e che si mettono tuttora nei piani digitali. Poi anche qui chorus per dire e si torna un po' in quegli anni. Poi abbiamo il vibrafono, chiaramente particolarmente profondo, come sentite. E poi abbiamo il piano elettrico. Tremolo.
anche qui si può aggiungere il chorus, chiaramente. Ecco, volendo chiaramente tutta la parte di editing si può utilizzare in questo modo. Se io voglio davvero dare un suono un po' diverso, io posso decidere tutto. L'equalizzatore è fatto molto bene. Cioè, se io voglio dare, per dire, ora voi non vedete, ma posso scegliere chiaramente la frequenza sulla quale lavorare sulle medie, alzarle, per esempio. Oppure tornare all'originale, aggiungere acuti. Per avere un suono più cristallino, insomma ci si può lavorare. Chiaramente questo è come avere un equalizzatore a bordo. Chiaramente all'epoca si usava nell'era digitale, diciamo appena nata, adottare per l'editing un sistema un po' complesso, nel senso che bisogna entrare nei menu. Non è difficilissimo perché sono poche le cose che si possono fare, però diciamo che in generale se ci fosse stato un equalizzatore a mano così forse sarebbe stato tutto più semplice. La stessa cosa vale per il chorus e il tremolo, ma queste sono cose che poi sono state fatte in modelli successivi a questo. Questo rimane storico proprio per questo sound, che è un suono che... Poi l'ultimo suono che c'è è un classico suono di estrazione FM che all'epoca era fondamentale avere in qualunque piano elettrico, e lo è tuttora, ma diciamo che erano proprio quegli anni. Tremulo e chorus. Quindi insomma, ricapitolando, qui non c'è molto da dire in realtà. C'è da pensare a quella che è poi una questione di utilizzo vero e proprio. Nel senso che uno strumento del genere ha senso se lo si suona in un contesto. Suonato così da solo, in cuffia, soprattutto con questo tipo di ascolti un po' chirurgici, prende una dimensione che oggigiorno ci fa un effetto davvero strano, è normale. Ma per quelli come me che hanno una certa età, diciamo, questo è stato un momento importante, perché quando è arrivato questo sound, io per esempio non lo adoravo, perché mi sembrava un sound così un po' digitale, appunto, no? Un po' finto. Io ascoltavo il classic rock oppure il jazz rock degli anni 70, tutte cose dove si suonavano strumenti vecchi, quindi il Rhodes, il Burlitzer, l'Hammond, tutte queste cose qua. Chiaramente il jazz mi piaceva, e queste cose qui non si sposavano molto con quello, però nello stesso tempo ascoltavo Elton John e tutto il pop del momento che era fatto con questi strumenti, e mi rendevo conto che insomma quelli avanti in realtà coglievano sempre l'occasione per fare un passo avanti con un sound nuovo, e questo era un sound nuovo, nel senso che questa cosa qui
questo tipo di approccio così aveva una sua forza e soprattutto la cosa che rimane più tra le mani quando si suona questo strumento è il fatto che, come con il pianoforte, la dinamica risulti quasi infinita, cioè nel senso che ti sembra di poter andare sempre oltre a quello che hai raggiunto a livello dinamico. E questa cosa qui è... dopo un po' diventa una droga, nel senso che si finisce per cercare, per suonarlo per il piacere di suonarlo, non tanto per il risultato, voglio dire, che vi garantisco poi, perché io da ragazzino ho fatto in tempo a vedere qualcuno che lo usava sul palco e sentirlo live dal vivo, e la resa fuori, almeno all'epoca chiaramente, con le orecchie dell'epoca, era incredibile, eravamo tutti a bocca aperta, perché sembrava che ci fosse non un pianoforte, ma comunque una cosa gigantesca che armonicamente chiariva a tutti il centro tonale, gli accordi dove erano, come si muovevano, aveva una grande forza. Chiaramente, vabbè, insomma, oggi siamo abituati a un altro tipo di discorso dal punto di vista dello stage piano. Questo è un passaggio storico molto importante che va ricordato perché ha dato poi il via a tutta una serie di progetti futuri, anche Roland, sulla virtualizzazione, diciamo, no? Del pianoforte. Io vi ringrazio, è stato è stato un video dedicato più alla nostalgia, no? Che a qualcosa di attuale. Una nostalgia che però può essere così, ritrovata, ripercorsa se qualcuno è interessato, perché può essere anche un buon modo per pensare a che cosa si può fare da adesso in poi, tornare indietro qui, dove il tentativo era ancora molto musicale e molto dedicato alla dinamica, all'espressione. Quindi insomma non va messo da parte quel lato. Vi ringrazio, come sempre vi saluto, ringrazio SynthCloud, Daniele Manfredi che mi ospitano, e Roland RD1000, insomma una cosa di altri tempi. Se vi piace il canale iscrivetevi, se vi piace quello che faccio chiaramente, e vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.